Guardate la ricevuta che mi hanno fatto, raga. Scritta a mano. Bellissimo. Raga, non si capisce un cazzo. Cioè, questo pullman doveva partire all'1:30, siamo partiti a mezzogiorno e mezza. Non c'era una fermata dell'autobus. Bene. Che bello. Allora, sono nella stazione di Calvi, che ha ben 3 binari. E ho cambiato già 2 autobus per arrivare qui. Adesso devo cambiare 2 treni, anche perché in tutta la Corsica ci sono 2 linee, una che collega di treni, una che collega a Bastia ad Ajaccio e l'altra che collega Bastia a Calvi e basta, quindi non ti puoi sbagliare. Devo fare un cambio però, perché io sono fortunato, una volta devo prendere il treno, devo fare anche il cambio. Forse per le 8:30 stasera arriverò finalmente a Calvi e lì poi dovrò capire come cazzo arrivare a Calenzana, ma le avventure non finiscono qui. Buongiorno camminatori, eccolo qui l'inizio del GR20. Che bella scalinata, iniziamo. Aspetta che mi giro. Si parte finalmente per questo trail e voglio vedere quanto sia duro per regolarmi davvero sulle prossime tappe. Voglio vedere come va con questa attrezzatura, con questo peso. Ieri è stata una giornata di spostamenti, di legare del train, bonjour, bonsoir, merci, de rien, bla bla bla. E, parlé in anglais, no, francese, tutta una giornata così ieri, di pullman brutti, di treni che traballano, ma ce l'abbiamo fatta. Ho fatto una bella colazione stamattina, sono le 7, più o meno 7 qualcosa, il sole è appena sorto, iniziamo. Ciao amica. Allora, nella prima parte sali, 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 sali. Poi a un certo punto trovi un bel pianerottolo, tanti i miei capelli iniziano ad avere una forma strana. Trovi un bel pianerottolo e questa parte qui, ve la faccio vedere, è abbastanza pianeggiante, quindi tirate il fiato. Eccola qua. Siamo in questa vallata, cioè stiamo sorvolando questa vallata. Io intanto ho trovato un bastone, bellissimo, me lo sistemo. E questa è la vista dalle promontorio d'Arghiova o qualcosa del genere. E mancano gli ultimi 500 metri per arrivare a Ortu du Piobbu, che sarebbe la prima tappa. Allora, secondo qua così mi vedete, secondo la tabella di marcia del GR20, Ortu du Piobbu dovrebbe essere il primo stop e considerate le ore di cammino che sono segnate, tecnicamente dovrei arrivare lì per le 2. Ora voglio vedere se arrivo in anticipo, con quanto anticipo, e nel caso mi regolo se unire anche la seconda tappa o se unire domani e dopodomani come avevo previsto, cioè seconda e terza invece che prima e seconda. Vediamo, dai, vediamo come arrivo. E questa è Bocca au Saltu, il primo punto panoramico, diciamo, e andiamo avanti. Ecco, ci sono 2 miei amici che viaggiano anche loro con bastoni homemade. Ok, ora ho capito cosa intendevano quando dicevano che ci sono dei tratti che non sono proprio da cammino, ma più da non neanche scalata, però in cui devi procedere a 4 zampe, tipo questo, ragazzi. Ok, ditemi se questo non è divertente.
E siamo ai 1500. Ho incontrato un po' di viaggiatori, tre tedeschi, qualche francese e un po' di olandesi. Secondo me oggi siamo partiti più o meno in 15 da Calenzana. Poi non so chi c'è dietro o davanti a me, diciamo quelli che ho incrociato in questo tratto. E ho imparato una cosa nuova. Mi ha spiegato un francese che lungo il cammino mi diranno bon courage. È venuto e ha detto bon courage. Ho fatto, non ho capito, buon triage. Si è messo a ridere, mi fa no, buon courage. Ho fatto English. E per fortuna poi è passato un inglese, sembra una barzelletta, e mi ha detto no, take courage. Ho detto, ho capito. Quindi questi quando si incontrano, invece di salutarti, ti dicono ci vuole coraggio. E giustamente ci vuole coraggio, ci hanno pure ragione. E con un'ora di anticipo sulla tabella di marcia ufficiale, ma mi sono fermato anche, quindi volendo, diciamo proprio a voler fare gli sboroni, sarei potuto arrivare anche prima, ma va bene così perché oggi mi fermo qui e siamo a Orto du Piobbo. Ora facciamo insieme questi ultimi metri e facciamo qualche considerazione su questa tappa. Allora, non lunghissima, però essendo la prima ci sta. Questa è una tappa che possono fare solo escursionisti esperti, abbastanza in forma, non perché sia esposta, ma semplicemente perché il terreno è molto dissestato, quindi se non sai dove mettere i piedi ti potresti prendere facilmente una slogatura. A livello di fatica, se non siete carichi come gli asini, si fa tranquillamente. Non ci sono punti acqua intermedi, ne ho visto uno, ma c'era praticamente una mucca che stava lì a berci attaccata, quindi vi sconsiglio di attaccarci una borraccia. Al massimo filtrate, se proprio siete in difficoltà, ma era anche vicino al punto di partenza. Direi che come prima tappa va bene così, nel senso non esagerate, non accorpatela ad altre, anche se non è lunghissima, perché ve ne potreste pentire. Quindi va bene, fermatevi qui. Ora vado a mangiarmi un bel panino che ho nello zaino da stamattina. C'ho fame. Per chi vuole continuo con qualche altro video del rifugio. Per chi non vuole, ciao, alla prossima tappa. Ok, allora no, quella era la Guardiola. Invece il camping, il rifugio con tanto di camping ce l'abbiamo qua. Hanno delle tende di servizio, però credo fosse su prenotazione. Mi hanno dato questo bellissimo bigliettino da appendere alla tenda. I bagni sono lì e ci dovrebbe essere qualcosa da mangiare là sotto, ma mi hanno detto che devo andare a chiedere e prenotare. Evviva! Invece per l'acqua mi ha detto devi fare 200 metri da quella parte. Boh, vabbè, andrò a vedere. E per la rubrica caffè di merda, un bel caffè solubile, ma che va anche bene il caffè solubile. Ma perché mi hai messo 1 litro d'acqua? Ora voglio mostrarvi il mio appartamento. Ora apro casa e ve lo faccio vedere. Allora, abbiamo un piccolo patio all'ingresso per chi si vuole fermare a bere qualcosa prima di entrare. Poi abbiamo una porta estremamente sicura con la zanzariera anche per l'estate. E poi abbiamo subito una camera da letto abitabile con materassino. E ora lì sotto ci metterò anche altri oggetti, altre cose. Abbiamo il power bank lì dietro per caricare il telefono. Beh, diciamo che c'è tutto.